Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione della sezione su come realizzare un video in cui andremo a vedere come si fa a inserire il file che abbiamo estratto da YouTube nella lezione precedente e incorporarlo nel video perché poi autonomamente da YouTube possiamo inserire i sottotitoli in un nostro video. Quindi lo faremo su quel video che abbiamo caricato da YouTube, ma andremo a prendere quel video qui in questa cartellina, quindi non da YouTube ovviamente, come ho già detto, lo stesso video che abbiamo caricato su YouTube perché la voce e le parole nello scorrimento dei sottotitoli devono assolutamente coincidere. Questa operazione la possiamo fare sempre con questo programma con cui precedentemente abbiamo tagliato i video. Questo programma ci consente di fare anche questa ulteriore operazione. Quindi apriamo Avidemux. La prima cosa da fare, come abbiamo fatto prima per il montaggio dei video, sarà quella di andare a cercare il video all'interno del quale vogliamo incorporare i sottotitoli. Quindi andiamo a cliccare qui sull'icona, su questo pulsante con l'icona della cartella e andiamo nel desktop dove abbiamo creato alcune lezioni fa questa cartella video di prova all'interno della quale ci sono tutti gli elementi che ci servono per portare a termine anche questa ulteriore operazione. Quindi andiamo a prendere il video unito, quello di cui abbiamo fatto il montaggio. Avidemux ce l'aveva sfornato in formato MKV e noi poi l'avevamo convertito in formato .mp4 e lo avevamo rinominato come tagliare un video. Quindi, che è appunto, ripeto, quello che abbiamo caricato su YouTube. Clicchiamo due volte, abbiamo a questo punto inserito in questo programma il video su cui incorporare i sottotitoli. A questo punto, cliccando qui sulla tendina di copy, andiamo a scegliere MPEG 4, quindi questa funzionalità. A questo punto clicchiamo su configura, diciamo ok, quindi ci avrà configurato questa funzionalità che è quella che serve per fare questa cosa e poi clicchiamo su filtri. Nella mascherina che ci si apre scegliamo sottotitoli, clicchiamo due volte. A questo punto dovremo inserire quel file .srt che abbiamo scaricato da YouTube dopo che YouTube aveva generato i sottotitoli in questa parte. Quindi clicchiamo due volte qui, andiamo a prendere quel file, quindi cliccando su apri andiamo a prendere quel file che abbiamo inserito qui nella sottocartella sottotitoli con i sottotitoli in inglese di quel pezzettino di cui avevamo nella lezione precedente aggiustato la punteggiatura e la sintassi. Clicchiamo due volte, lo carichiamo e poi da questi piccoli campi possiamo decidere lo spazio dell'interlinea tra una riga e l'altra, possiamo decidere la dimensione del carattere, per esempio mettiamo 2, così il margine superiore e il margine inferiore dei sottotitoli. Quindi queste sono tutte operazioni che poi ciascuno svolgerà a proprio piacimento. Clicchiamo su OK, a questo punto il software Videmux avrà incorporato i sottotitoli in quel video che abbiamo caricato. Clicchiamo su chiudi, a questo punto andiamo a fare salva. Come tagliare un video, quindi torniamo qui nella nostra cartellina video di prova, mettiamolo qua dentro nella cartellina con i sottotitoli. Quindi adesso Avidemux lo elabora e poi entreremo subito nella cartellina video di prova per vedere il nostro risultato. Anche adesso non ti tengo qui 10 minuti o meno quello che sia per l'elaborazione di questo file, stoppo un attimo il video e ci vediamo tra un secondo. A questo punto non ci rimane altro che andare a vedere se quel file .srt che abbiamo scaricato da YouTube è stato correttamente incorporato da Avidemux nel video che abbiamo caricato e su cui abbiamo comandato l'incorporamento. Quindi andiamo qui nella nostra cartellina video di prova, sottotitoli dove abbiamo salvato il file da Avidemux e apriamo questo file come tagliare un video in cui troveremo ovviamente i sottotitoli che abbiamo caricato. Benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione sulla
Ecco, come hai potuto vedere, c'è la traduzione in inglese tramite quel file .srt, c'è la punteggiatura, c'è, come hai potuto notare, quel 4/5 che YouTube aveva invece digerito come 45, quindi tutte le operazioni sono andate a buon fine e adesso abbiamo anche il nostro video non soltanto più nella lingua in cui lo abbiamo realizzato, ma anche con i sottotitoli in inglese o domani inserendoci sempre nello stesso video da questa cartellina o nel video che farai tu i sottotitoli in qualunque altra lingua scaricando il file SRT da YouTube relativo a quella lingua. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!